Ciao amici e amiche del segno del leone, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo del mese di febbraio. Prima di iniziare saluto e ringrazio chi mi segue, gli iscritti e gli abbonati al canale. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. Possiamo partire con la vostra lettura, ovviamente vi ricordo anche che il segno che raggiungerà più visualizzazioni nel corso del mese, nel successivo avrà un bonus di lettura e visto che voi siete i vincitori del mese precedente, nel corso della lettura avremo anche un messaggio speciale per voi diviso per decadi. Andremo anche a vedere, oltre al vostro arcano, l'energia a livello personale, l'amore, il lavoro e le finanze e i segni zodiacali da attenzionare. Adesso vediamo con un piccolo passettino indietro per capire dove ci eravamo lasciati e quindi poi dove l'energia, come l'energia prosegue. Voi avevate l'eremita, una carta che può indicare un mese di chiusura, di valutazione delle vostre esperienze passate, quindi è come se effettivamente il vostro mese di chiusura a livello metaforico e generico per alcune circostanze non è stato proprio la fine dell'anno 2025, ma gennaio e quindi proprio l'inizio. Non ha nessuna importanza perché effettivamente alcune cose hanno bisogno di tempo anche per chiudersi, per definirsi. Poi non solo, indica anche una nuova fase di ricerca, quindi automaticamente un mese che può avervi visto sotto vari fronti, magari in alcune cose in realtà già in una modalità di avanzamento, seppur lento, comunque di andare avanti, invece altri aspetti ancora un po' fermi, ancora un po' indecisi per tante, diciamo, varie motivazioni. E adesso vediamo la carta successiva. Vi ricordo che se vi dovessero piacere i mazzi che utilizzo nella lettura, in descrizione trovate i link per vederli meglio e anche per acquistarli. Allora, il vostro arcano del mese di febbraio è il mago. Perfetto, secondo me ci sta proprio come carta del nuovo inizio, ma non solo. Il mago, è vero, è l'iniziativa, l'intraprendenza, la volontà, la voglia di mettersi in gioco, però indica anche forse nuove capacità, nuove idee e ispirazioni che vi danno la possibilità di iniziare una nuova fase, un nuovo percorso e non solo, può riguardare anche il miglioramento di una vostra competenza e quindi una fase di valutazione proprio per cercare anche di capire che cosa effettivamente mettere in moto di tutte le vostre migliori capacità. Adesso possiamo appoggiare qui la nostra carta in modo che possiate vederla e procediamo con la lettura andando a vedere le vostre energie a livello personale, anche vedere un po' come si riflette proprio la vostra carta principale del mago. Troviamo il cavaliere di coppe, è molto interessante perché può indicare l'arrivo a livello generico di un coinvolgimento, di una nuova voglia, un desiderio di concentrarvi al massimo su alcune cose che vi stanno particolarmente a cuore. Può riferirsi a una relazione, può riferirsi anche a nuovi progetti, assolutamente sì, quindi c'è questa bella carica energia. Non solo, ricordo che il cavaliere di coppe può anche avere a che fare con delle nuove conoscenze, qualcosa che vi verrà proposto e che però è entusiasmante per voi, può coinvolgervi parecchio e quindi anche dal punto di vista del lavoro o di un vostro desiderio. Poi troviamo il scusate, il re di spade, energia totalmente diversa dal cavaliere di coppe, quindi qui vuol dire che cioè, all'inizio è un po' più favorevole a cogliere
sia diciamo persone, sia scusate, anche eventuali riconciliazioni, pacificazioni, invece è totalmente diversa il Re di Spade che richiede un po' più di attenzione, un po' più di selezione e rigidità perché c'è bisogno di o eliminare un qualcosa che non funziona oppure analizzare con maggior cura e attenzione qualcosa, forse anche l'atteggiamento di qualcuno nei vostri confronti. Asso di coppe. Quindi abbiamo tanta acqua effettivamente, manca un po' del vostro elemento naturale, non ha importanza, forse potrebbe essere spento, ma non totalmente per favorire la lucidità, il controllo e anche di gestire meglio la parte emotiva e interiore che vi dà la possibilità, soprattutto a fine mese, con questo bellissimo asso di coppe, di far emergere e iniziare diciamo una passione, una proposta, un qualcosa che è molto molto positivo, molto coinvolgente, molto bello per voi, anche un avvenimento felice può essere. Adesso procediamo con la parte dedicata all'amore. Amore, coppia single, è ovvio che magari alcune cose possono fare riferimento anche alle relazioni più importanti per voi, di amicizia e famiglia, quindi consiglio sempre di ascoltare per comprendere anche i vari messaggi che vogliono dirvi. Troviamo il 2 di denari. Può portare a livello, diciamo, sentimentale un po' di incertezza, il destreggiarsi tra varie situazioni che per voi sono comunque importanti, magari un equilibrio tra il lavoro, i vari impegni e anche riuscire a concentrarvi sulla persona amata o comunque su una persona che ha comunque bisogno del vostro sostegno. Ecco, il 2 ci fa capire che in qualche modo stiamo cercando di fronteggiare più cose nello stesso momento e abbiamo anche un altro 2, in questo caso di coppe, vuol dire che ci riuscite perfettamente, anzi il 2 in questo caso vuol dire proprio massima unione, riuscire a trovare dei propri spazi o anche riuscire a confortarsi, ad esserci. C'è anche un evento felice che può coinvolgervi entrambi, magari un qualcosa che vi appassiona, un qualcosa di molto intenso, raggiungere uno step successivo della vostra unione, del vostro amore. A volte può anche voler dire che da una convivenza si può passare a un matrimonio, magari a un cambio di casa oppure altri nuovi progetti per concedervi uno spazio, forse una vacanza, forse anche una piccola fuga d'amore, può esserci, assolutamente sì. Quindi qualsiasi cosa in realtà può riaccendere sia la passione perché c'è questo diavoletto che non sempre è negativo, quindi è un qualcosa che va ad ampliare ancora di più e quindi aggiungere qualche tassello, però un po' più legato all'intensità dell'amore stesso, dell'unione e quindi intimità, passione, eccetera. O lasciarsi andare a una tentazione, come vi dicevo, può essere collegato a quelle idee, a quei desideri che volete. Magari è il momento giusto per concedersi una pausa, per concedersi proprio qualcosa di bello da fare insieme, ovviamente. Nelle peggiori delle ipotesi, purtroppo lo devo dire perché è una stesura generica, può portare qualche complicazione il diavoletto e quindi delle tensioni, dei dubbi, delle paure, possessività, gelosia, eccessivo controllo e quindi porre limitazioni, quindi c'è qualcosa che potrebbe creare tensione e dare fastidio. Questo nelle peggiori delle ipotesi. Come dico sempre, io lo ripeto tutte le volte alla nausea, è sempre una lettura generica che dà degli input, dei suggerimenti, però ognuno di noi vive la propria vita
e quel senso generico ci fa capire un po' come procedere. E per i single il 3 di coppe, molto interessante, molto interessante perché può parlare sia di eventi felici, di incontri, di nuove opportunità, di conoscenze, sia vecchie e nuove, quindi un po' di fermento, soprattutto nella prima parte del mese, magari concentrazione su una persona nello specifico, e cioè avere e portare avanti una conoscenza. Dipende perché spesso il 3 di coppe può anche portare il desiderio di lasciarsi andare a delle avventure, più situazioni, più conoscenza. Questo dipende sempre da quello che desiderate, qui non c'è nessun giudizio, però per dover di cronaca comunque lo devo dire, tra vecchie e nuove conoscenze o un qualcosa che si porta avanti, oppure anche un momento di gioia, di spensieratezza, dove non volete concentrarvi effettivamente su una persona nello specifico, quindi di darvi comunque delle opportunità e vedere poi come procedono man mano, perché in realtà si vede, c'è sia la regina sia il re, entrambi di bastoni, effettivamente sono legati alla vostra energia a fuoco e quindi alla passione, quindi forse è un mese in cui o volete liberarvi di vecchie situazioni o comunque volete concedervi positività, concentrarvi di persone che siano comunque positive e che vi diano energie belle, fate benissimo, ma assolutamente benissimo. E adesso passiamo alla parte del lavoro, delle finanze. Troviamo il 9 di denari, molto positiva perché vuol dire che c'è ottenimento e c'è soddisfazione. Di sicuro soddisfazione per qualcosa che state facendo, però probabilmente anche nella concretezza si ottiene qualcosa. E, può essere un guadagno, può essere un qualcosa che va oltre le vostre stesse aspettative, comunque quella sicurezza, quella certezza forse di non ottenere subito qualcosa, però di sapere già che le cose stanno funzionando e che quindi le otterrete successivamente, quindi c'è solo bisogno di un po' di pazienza. L'8 di coppe, ecco, questa ci fa capire che una volta che abbiamo ottenuto qualcosa dobbiamo lasciare e andare avanti, forse perché vi aspetta altro e quindi nuove sfide, nuove opportunità, nuovi successi, di procedere. Sì, effettivamente qualcosa deve essere lasciato alle spalle. Ricordo che il 9 di coppe può avere a che fare anche con una specie, non dico di pigrizia, cioè di fermarsi un attimino, dove tutto sommato alcune cose possono andar bene, però stiamo oziando, tra virgolette, magari non è il vostro caso, magari c'è solo un po' di attesa, di valutazione, di vedere un po' quello che si ha a disposizione, però secondo me queste carte vi stanno già dicendo che è il momento di appunto partire, di lasciare andare, di muoversi e di poter trovare qualcosa di molto più positivo, remunerativo, quindi di guadagno e di soddisfazioni, però c'è bisogno di andare. Che il cavaliere di denari in questo caso può indicare viaggio, spostamento, trasferte, trasferimenti, può anche darsi, oppure in un modo più semplice fare qualche cambiamento nella vostra vita. Infatti questa è la carta del cambiamento, di abbandonare qualcosa e lasciare andare per un cambiamento positivo e costruttivo per il vostro stesso lavoro e per le vostre finanze. Quindi abbiamo visto che già nel vostro lavoro c'è qualche cambiamento da fare, qualche opportunità che può essere accolta, e anche per chi è in cerca di
di lavoro probabilmente, salta fuori qualche nuova opportunità e occasione. Il 10 di denari ci fa capire che all'inizio magari si hanno tutte le capacità, i presupposti, l'aiuto, il sostegno, quindi vuol dire che una situazione ha già raggiunto il suo massimo o il suo limite, nella peggiore delle ipotesi, allora quindi ci si deve mettere in moto con anima e cuore, in questo caso, visto che è una carta di coppe e che proprio ce l'avete nella vostra energia, di mettere tutta la vostra dedizione, tutta la vostra passione e far nascere una nuova idea, un nuovo progetto. Di qui abbiamo anche, in questo caso, è la carta del diavolo che ho visto che si è ripetuta. In queste circostanze vuol dire che abbiamo bisogno di liberare il nostro potenziale, abbiamo bisogno di non lasciarci bloccare, di non lasciarci limitare neanche da alcune situazioni esterne. Questo abbiamo bisogno proprio di intensificare i nostri sforzi, soprattutto a livello emotivo interiore, per andare a superare qualcosa. Ricordo che questa carta è anche, può essere anche molto positiva per certi aspetti, perché può rintracciare comunque qualcosa di allettante, però attenzione a fare il patto col diavolo, cioè nel senso che qualcosa potrebbe essere molto promettente per voi, molto allettante, però c'è uno scotto da pagare, cioè a tutto c'è un prezzo, soprattutto quando esce questa carta, quindi di capire se vale la pena di accettare una proposta, se vale la pena di affrontare determinate cose, eccetera, eccetera. Adesso procediamo, proprio visto che voi siete i vincitori, con il messaggio speciale da parte dell'universo diviso per decadi, quindi partiamo proprio dai leoni di prima decade. Il messaggio proviene dall'appeso, che indica una fase di sospensione, quindi per tutti quelli che si sentono un po' appesi, veramente sospesi, tra più situazioni, una fase di incertezza o qualcosa che non vi dà soddisfazione e non sta procedendo, quindi è bloccata, c'è la possibilità di andare a ribaltare, di sbloccare totalmente qualcosa. E con il re di denari ci fa capire che c'è una concreta possibilità di finalmente ottenere qualcosa. Anche non solo nelle questioni pratiche, lavorative, anche di sostegno, oppure per tutti quelli che magari hanno subito delle cose da un po' di tempo, quindi precedentemente, e anche qualcosa che riguarda i legami familiari, quelli più stretti. Il 4 di spade ci fa capire che comunque alcune cose potrebbero non essere totalmente risolte, ma non a causa vostra. Quindi c'è una specie di blocco che vi fa capire che c'è bisogno di andare oltre e che quindi valutate bene, ci sono delle sfide e delle cose che devono essere risolte, ma veramente risolte, e si può procedere. Quelle che invece a livello intuitivo sapete già che procedono da un po' di tempo e nonostante ci provate, non stanno funzionando, anche se magari c'è uno sblocco momentaneo, si andrà a ribloccare, ma questo voi già lo sapete, quindi per questo le carte vi chiedono: ascoltate tanto tanto il vostro intuito, forse su alcune cose che avete già provato tante tante altre volte non è quella la direzione giusta, e quindi di non sprecare ulteriore energia, ma di concentrarla su altri percorsi e altre idee. Vediamo adesso per i leoni della seconda decade. Il messaggio arriva con l'8
di coppe. Ecco, qui l'abbiamo visto prima, l'8 di coppe, cioè la fase di distacco, di allontanamento, quando ormai abbiamo raggiunto determinate cose, oppure sappiamo che non c'è più niente da fare, o veramente stiamo cercando qualcosa di meglio per noi, allora abbiamo bisogno di superare un blocco. Anche qui risuona l'energia dell'appeso, perché vuol dire che per certi aspetti c'è qualcosa da superare. Può indicare un ulteriore sacrificio, un ulteriore impegno, oppure di aspettare che alcune situazioni esterne finalmente andranno a sbloccarsi, e queste carte vi dicono che effettivamente sì, però c'è bisogno di ulteriore impegno. Ulteriore impegno, infatti il 7 di bastoni indica proprio quell'ostacolo davanti a noi, che se abbiamo il coraggio e la determinazione giusta ce la possiamo fare tranquillamente. Poi puoi indicare qualsiasi cosa, magari riflettete voi cosa può rappresentare quel blocco, quell'ostacolo, un qualcosa che magari dovete cercare di lasciare andare. Cioè ci sono alcune cose che prima accettiamo, ecco, il significato dell'appeso stesso è anche l'accettazione. Accettazione che alcune cose non fanno per noi, e che quindi prima le accettiamo, prima riusciamo ad andare verso il miglioramento e un qualcosa che è più adatto a noi, è più giusto. Per i leoni della terza decade il messaggio arriva attraverso l'asso di spade. C'è un'idea, un qualcosa di che forse già vi frulla da un po' di tempo, o addirittura potrebbe saltar fuori nel corso del mese, che ha bisogno di ulteriore pensiero, attenzione e "pausa", tra virgolette. Il 2 di bastoni ci fa capire di non aver fretta, ma di osservare intorno a noi. Probabilmente, se abbiamo un altro po' di pazienza su alcune cose, e quindi non ci lasciamo trascinare dall'impazienza e dalla fretta, può arrivare un qualcosa di molto molto più bello. Regina di bastoni può essere anche a livello relazionale, tendenzialmente è una persona molto importante, soprattutto in amicizia, che può darci dei consigli e può sostenerci a livello pratico. Per alcuni potrebbe essere una nuova conoscenza molto, molto stimolante e ispiratrice, per altri magari, dipendentemente dal fatto che siate uomo o donna, una nuova passione, una nuova avventura, un nuovo amore, diciamo, perché no? Quindi di valutare effettivamente che c'è qualcosa che vi sta frullando nella testa, e che se volete iniziare una nuova fase, se volete fare dei cambiamenti, è vero, è arrivato il momento giusto. Quel 2 di bastoni vi fa capire che questa modalità di attesa non è totalmente negativa, ma è un'evoluzione, una fase importante che poi vi darà l'occasione giusta. Energie per tutte e tre le decadi, diciamo, più o meno tra virgolette simili. Abbiamo trovato spesso l'appeso, che è un'energia 12, energia 2 in quest'ultima, quindi fa riflettere molto molto, che c'è bisogno proprio di conciliare aspetti della razionalità e del cuore. I segni zodiacali da attenzionare particolarmente nel vostro mese di febbraio, vediamo quali sono. Troviamo Gemelli. Essendo un oracolo astrologico, proprio il significato della carta, prima di tutto ci fa capire che potremmo avere a che fare con delle persone forse eccessivamente volubili e sensibili, quindi di fare anche attenzione alla comunicazione. Di sicuro essere, diciamo, intelligenti, curiosi e vivaci vi aiuterà in alcune circostanze. Poi troviamo il Toro.
questa ci può parlare di aiuto, di sostegno, di gentilezza e di responsabilità, quindi forse potreste essere voi stessi utili a qualcuno, o altrimenti, come vi dicevo, è la generosità, l'attenzione di una persona che vi può aiutare e sostenere. E poi c'è il vostro stesso segno, Leone, può essere Leone appunto, però indica anche la vostra stessa espressione, quindi di concentrarvi su di voi, sulle vostre capacità, sulle vostre, diciamo, competenze, di essere ben orgogliosi, sicuri, però di fare attenzione che qualche scontro potrebbe esserci effettivamente con un altro leone, un moto di orgoglio, di arroganza, potrebbe dare un po' fastidio. Queste sono le energie principali. Io vi ringrazio per avermi seguita, si conclude qui la lettura e se volete non andate via, perché in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo della settimana e il lunare quindicinale. Vi auguro un buon mese di febbraio. Ciao!